Nuovo ospite, avvocato di Roma. La parola Lazio me l'hai vietata, ok? Sì, soltanto quando diciamo Tarlazio possiamo dire la parola Lazio. Esatto, Tar del Lazio. Tar del Lazio. Allora, dai, è di nuovo un piacere, siamo di nuovo a condividere una discussione nostra su uno dei tanti temi, dei tanti misteri dell'urbanistica italiana. Questo tema lo hai proposto te, anzi, ti faccio fare la presentazione di ai nuovi spettatori chi sei, dove ti possano contattare, quali sono i tuoi canali e vai, libero, liscio Eccoci come qua. sempre. Eccoci qua. Ciao Carlo, buonasera, buonasera a tutti o buongiorno a seconda di quando ci vedete o ascoltate. Io sono Andrea Di Leo, faccio l'avvocato, mi occupo in particolare di diritto amministrativo con un focus di attenzione all'interno del nostro legal team sulle questioni urbanistico-edilizie. I nostri riferimenti sono anche alle mie spalle, il nostro sito è www.legal-team.it. Potete guardare lì, seguirci su tutti i nostri social e facciamo anche attività, diciamo, divulgativa e di formazione per tutti, per chi ci vuole seguire e questa, diciamo, è la nostra attività. Perfetto, aggiungo che focus nel tuo caso è quello dell'edilizia urbanistica, ma siete focalizzati anche con i tuoi soci sul settore degli appalti pubblici e dei lavori pubblici, Assolutamente, esatto? assolutamente, Ok, assolutamente. molto importante. Anche di quello ci occupiamo e siamo bravini. Bene, molto bene. Tra l'altro, dai, dici che anche di quel famoso premio che vi è stato assegnato, dai. Visto che me lo chiedi, giuro che non era concordato. Infatti, Abbiamo io sono un bastardo inside. e quindi questo fanatismo mi viene imposto da Carlo. Abbiamo recentemente vinto il premio Le Fonti Awards come studio legale dell'anno boutique in appalti pubblici Rising Star, come, diciamo, come nuova realtà degli appalti pubblici, e quindi è stato un riconoscimento a questo nostro primo anno e mezzo di attività negli appalti pubblici, e quindi ci ha fatto piacere e quindi è una cosa in più, diciamo, una cosa Dai. per chi volesse conoscerci, c'è anche questo bollino, tra virgolette. Bella storia, un riconoscimento molto importante, per cui a questo mi aggiungo anch'io con i miei complimenti, condividila anche con gli altri soci dello studio. Allora, il tema di oggi è bello spinoso, ma neanche tanto raro, perché a questo punto la presentazione, ti ripasso di nuovo la Mi palla. rimane la patata bollente e spinosa, perché oggi parliamo di un tema che è molto poco studiato probabilmente, un tema molto poco frequentato nella letteratura e nelle discussioni tecniche e giuridiche, dove si parla sempre dei vincoli paesaggistici, dei vincoli urbanistici, ma molto spesso, ed è strano perché siamo in un paese in cui, diciamo, il buon 50% del patrimonio edilizio ricade in vincoli dei beni culturali, ed ecco quello di cui parleremo. Come si interviene a livello edilizio, a livello di destinazione d'uso, su immobili che siano oggetto del cosiddetto decreto delle belle arti. Quindi quei provvedimenti Esatto. che storicamente sono stati imposti o vengono tuttora imposti su immobili, sono decreti molto particolari, molto spinosi, appunto perché spesso non c'è scritto niente, e quindi questo crea un campo, se ce ne fosse ancora più bisogno, di enorme discrezionalità delle soprintendenze nel valutare, conforme alla tutela monumentale, proprio la classica frase standard che si trova in questi provvedimenti, di qualunque intervento, vuoi che sia la sostituzione degli infissi, vuoi che sia la realizzazione di una qualche opera, vuoi che sia soprattutto del tema economicamente più importante, i cambi di destinazione d'uso. E chiaramente quando parliamo dell'immobile vincolato non ci occupiamo di interventi come ampliamenti o come demolizione e ricostruzioni, perché quando un immobile è vincolato abbiamo ragione di credere che nessuno immagina interventi così a livello edilizio impattanti, ma esistono un'altra serie di interventi molto importanti, economicamente anche apprezzabili, che però devono confrontarsi con appunto il decreto monumentale, anche detto, e con una disciplina che è scarnissima, perché come... Esatto, che- condivido e confermo. eh, Tra l'altro lo ritratteremo questo argomento con un ospite, come si dice, un architetto, un'architetta. Antonella sicuramente lo vedrà questo video, preparati, che tu partecipi, e lei è una specialista proprio dei beni culturali, degli immobili, non si dice immobili vincolati, ma si dice gli immobili vincolati come?
alle cosiddette belle arti, quindi vincolo di natura storico, architettonico, artistico, etnoantropologico, culturale. Quello che giustamente senti dire in giro magari è l'immobile è vincolato alle belle arti. Tra l'altro ora le sovrintendenze sono ritornate ad avere il nome che in origine era del vincolo delle belle arti davvero. Poi sono saltata fuori la 1089, ma c'era già, te l'hai detto, c'era già una serie di decreti monumentali che non sono quelli della 1089. Poi la 1089 è stata fusa a freddo nella prima volta nel 99 con la paesaggistica. E poi dopo, non contenti, rifanno il codice dei beni culturali e c'è la parte seconda e la parte terza. La parte seconda è quella su cui ci si focalizza oggi, cioè sui beni culturali, immobili notificati e anche non, perché poi c'è anche vincoli indiretti. Sì. Non lo dimentichiamo, Non perché dimentichiamoci i vincoli indiretti, non dimentichiamoci gli interventi che incidono nei centri storici, sulle pubbliche piazze e vie. Delle volte questi ce li dimentichiamo completamente e poi ci troviamo interventi privi di titolo. Perché, come sappiamo, se non basta avere l'edilizia, c'è anche la vincolistica in senso lato, e se io eseguo un intervento magari pensando di avere un titolo edilizio, questo titolo edilizio di fatto non produce alcun effetto se non ho risolto le grane a monte, vuoi paesaggistiche, vuoi, tra virgolette, diremo oggi sempre belle arti, e ci siamo intesi di che cosa stiamo parlando. Come dicevo appunto, e come concordavi, è una disciplina scarnissima, perché a livello di norme nazionali, e solo di norme nazionali in pratica si può parlare, perché è una materia di competenza regionale sostanzialmente, abbiamo 3 articoli, 20, 21 di e 22, competenza statale, come statale, non regionale. no, esatto, non regionale, quindi le regioni su questo, ho Non detto regionale, regionale. è un refuso. Eh sì, mi è sembrato, No, no. poi se ho capito male chiedo venia. Comunque sì, è una competenza che almeno quella, grazie al cielo, è sfuggita dalla legislazione concorrente, perché sennò se c'era anche questa, Era, ciao. era game over, ma ovviamente Eh, rientriamo nella tutela, fammi fare l'avvocato, l'articolo 9 della Costituzione, eccetera, eccetera, quindi così, usciamo dal ruolo dell'avvocato, ma fondamentalmente abbiamo pochissime norme di legge, che sono gli articoli 20, 21 e 22 del Codice dei Beni Culturali, e la norma di base, per esempio, così per intenderci, è l'articolo 20, che ci dice che i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti, attenzione, ad usi non compatibili con il loro carattere storico-artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. E come facciamo a capire se un intervento ha la potenzialità di arrecare questo genere di disturbo o interferenza? Prendiamo un decreto di vincolo. Un decreto di vincolo, e questo, diciamo, chi opera su questo genere di immobili lo sa, per l'80% dei casi, essendo roba che risale a decenni e decenni or sono, essendo quindi un documento storico anch'esso, è più o meno un pezzo di carta in bianco, ossia si trovano decreti di vincolo che affrontano in maniera molto scarna magari la storia del bene e dicono che per tali ragioni l'immobile è protetto. Ecco perché siamo nel campo in cui ancor più, e questo è lo scoop, che in materia paesaggistica la sovrintendenza esercita nel provvedere concreto, quindi nel dare il sì o il no, il nulla osta o meno, esercita un parere di una discrezionalità incredibile, io ogni tanto dico inaudita, perché quando io vado a proporre di trasformare il piano terra di un locale che nasce come commerciale, voglio trasformarlo in somministrazione, poi mi trovo spesso con un provvedimento che dice, visto il vincolo, si ritiene l'intervento non compatibile con la tutela monumentale. esatto, e Questo guarda, ti faccio un assist. Testo unico dopo, ma legge 457-78 che praticamente introdusse dopo la Bucalossi le categorie di intervento, introdusse il restauro, ci dice restauro sì, ti ammetto le destinazioni d'uso compatibili. Si ripete questo ancora una principio volta. che, esatto, quindi ogni tanto c'è queste connessioni trasversali. Ok. Queste connessioni trasversali a livello procedimentale facciamo subito una premessa doverosa, e che peraltro ritroviamo anche nel decreto sciature nella tabella A. Ogni qualvolta si deve intervenire su un immobile che sia oggetto di un vincolo diretto o indiretto, come giustamente ricordava Carlo all'inizio, di belle arti, in senso lato, ecco, in tutti questi casi cosa accade? Dobbiamo prima o contestualmente, richiedendolo tramite il SUAP, munirci del titolo vincolistico, in assenza del quale
l'intervento, anche se edilizio, anche se a livello edilizio ammissibile o addirittura libero, perché potremmo anche ricadere in edilizia libera, è un intervento abusivo ed è l'abusività della peggior specie, perché poi scattano una serie di sanzioni penali gravissime, come aver fatto un abuso all'ennesima potenza. Quindi Sì. attenzione. Oppure, se vi viene in mente di mettere una bella tenda a bauletto su uno di quelle arcate di Colosseo, ecco, più o meno siamo a questi livelli. No, ma Assolutamente. hai aperto dicendo non è un problema da poco perché l'Italia è stracolma di edifici di questo tipo. Sì, abbiamo molti centri storici che, per esempio, Firenze, venite a Firenze, tutto ciò che è l'anello dei viali, tutto ciò che è dentro, 99 o comunque molto vicino al 100% è tutto patrimonio storico e comunque è stato schedato e via dicendo. Poi c'è anche l'UNESCO che ha messo maggiore attenzione. Roma avete, mi sembra, avete una sovrintendenza apposita Speciale, voi su... la soprintendenza speciale per la città di Roma, quindi abbiamo una soprintendenza a dir poco pervasiva, diciamo, nei controlli. Eh, Domanda, si somma alla sovrintendenza che diciamo quella abbiamo, generale o ma c'è proprio... allora abbiamo a Roma abbiamo due soprintendenze in realtà, una con la V, una con la P. Quella con la V, sovrintendenza, è quella del comune di Roma Capitale, anzi, che ha delle competenze specifiche. Ad esempio, vigila sulla cosiddetta Carta per la qualità, che è uno strumento di tutela architettonica di alcuni beni che il pianificatore del comune di Roma ha deciso di tutelare oltre alla tutela dei beni culturali. E poi abbiamo la Croce soprintendenza delizia ministeriale. croce delizia Esatto. dei miei colleghi. Assolutamente, con problemi enormi di individuazione di questi immobili carta alle qualità, di cui peraltro si parla moltissimo per questi interventi di rigenerazione urbana, perché si parla spesso di interventi di demolizione e ricostruzione che coinvolgono immobili che ricadono in questa carta per la qualità. Tornando, diciamo, al tema che oggi ci interessa, noi abbiamo la soprintendenza speciale per Roma, che sostanzialmente ha una competenza territoriale su Roma e quindi assorbe quelle che sono le competenze delle altre soprintendenze che lavorano nel Lazio, quindi è una sovrintendenza dedicata ad hoc e che ha poteri, poteri di controllo. Evidentemente ha un patrimonio da tutelare che è talmente esteso pur solo nell'ambito della città di Roma, per cui quindi interviene, ha un carico di pratiche non indifferenti. E tra questi procedimenti che deve seguire, deve autorizzare che cosa? In base all'articolo 21,4, attenzione perché qui vediamo la grandissima distanza tra l'edilizia e la tutela delle belle arti, perché in edilizia il processo è quello della liberalizzazione, tantissimi interventi che ormai vanno senza titoli, senza controlli, in teoria o in Ecco, pratica, ecco. mentre nei beni E- culturali, attenzione, potete pure trovarvi qualcosa che rientra nel glossario dell'edilizia libera, non vi fate trarre in inganno, non esiste edilizia libera sulle belle arti. Perché l'articolo esatto. 21,4 ci dice che l'esecuzione di opere e lavori, quindi il legislatore vuole dire qualunque cosa, di Anche qualunque genere, un'imbiancata, eh. su beni culturali è subordinata all'autorizzazione del soprintendente. Non pensare che se dovete sostituire un'inferiata, non pensate che se dovete fare un intervento sulla cosiddetta lattoneria, quindi i tubi o quello che è esterno, siete in edilizia libera, non vi passi per la testa perché dovete andare in soprintendenza. E in soprintendenza dovete andare pure per i mutamenti di destinazione d'uso. E attenzione, sempre cercando di fare questo link con l'edilizia, mentre nella edilizia stretta il mutamento di destinazione d'uso ha ormai, diciamo, a parte norme regionali, a parte norme di piano, per il legislatore statale col 23 ter del testo unico, ha una corsia semplificata con appunto la disciplina del 23 ter, le categorie funzionali omogenee, eccetera, eccetera. Nella tutela dei beni culturali si parla del mutamento di destinazione d'uso è comunicato per il controllo. Quindi, anche se voglio fare un mutamento di destinazione d'uso che pacificamente è urbanisticamente non rilevante, in sovrintendenza ci devo andare. Esatto, e lì c'è un principio che è quello di tutelare la conservazione dell'immobile perché c'è un valore culturale, architettonico, storico che è prevalente e quello è l'oggetto della tutela. Per cui c'è da capire se questo intervento che deve essere fatto è compatibile o no. Alcuni esempi, facciamo Palazzo Vecchio, Reggia di Caserta, si pone
ora questi sono casi limiti, no? Ma sono ben conosciuti. Ma nei centri storici, Firenze, Napoli, Milano, tutti i centri storici d'Italia, ma anche i centri minori, guarda che anche in località, ma anche in frazioni, in territorio aperto, comunque ci sono immobili con vincoli magari puntuali e ridotti, o anche vincoli di natura indiretta. L'obiettivo appunto è quello di preservare la conservazione di questi immobili a futura memoria. Per esempio, mi è capitato, insomma, è molto facile trovare vincoli proprio con decreto trascritti, poi, e qui ci arriverai fra qualche minuto, che magari sono stati fatti perché in quella casa c'è morto un poeta dell'Ottocento. Ecco, il valore culturale è quello, bisogna difendere la memoria di questo manufatto, vincolo, e allora anche lì rifare una facciata è un problemino, e quindi rivolgersi a professionisti qualificati, abilitati e, io aggiungo, specializzati. Sugli immobili, diciamo, a vincolo di bene culturale, c'è da capire se e quanto l'ingegnere, e qui sono un po' Parte. parte, esatto, se l'ingegnere abbia o meno le competenze. Io non lo so, personalmente non è la mia specializzazione, non è il mio focus, consiglio di rivolgersi a professionisti, ovviamente abilitati. Per onestà intellettuale, ritengo che il piano di studi formativo universitario dell'architetto è più aderente e più preparato. Però ecco, questo, ci sono molte lauree in Italia che sono di ingegnere edile, che è la metà strada fra civile e architettura, e allora comunque anche sì c'è una via di mezzo e si studia molto il restauro e bene culturale. Ora, lungi da me la polemica delle competenze, che lì ci si spanga. Passo indietro. Allora, come comportarsi quando ci si rapporta con immobili che hanno questa natura? Ovviamente, per togliersi il primo dubbio è fare una bella visura ipotecaria risalente nel tempo, ma spingetevi anche oltre il 39, perché magari ci avete un bel vincolo con la legge del 22, se non, correggimi Andrea. Sì, 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 sì. Oppure ci può essere quella del 1904, ora non vorrei Sì, sì. di castroneria, ma spingere indietro, se ovviamente guardare prima l'atto di vendita, perché un buon contratto notarile, un notaio molto competente, sa bene che deve riportare la dicitura che l'immobile è notificato. Questo è, insomma, proprio perché è trascritto a valore verso terzi, quindi c'è una pubblicità immobiliare che conta e ha efficacia a prescindere. Quindi anche se nell'atto di compravendita non c'è scritto, non è che, ah no, io ho comprato l'immobile, non c'è scritto, è notificato, è vincolato, no, Lo butto calma. giù e ci faccio una bella palazzina. Calma, il vincolo vale, infatti vale verso terzi a prescindere, e qui vale sia negli atti, diciamo, tra vivi, tra privati, ma anche in esecuzioni. M'è capitato delle perizie, purtroppo situazioni anche spiacevoli, in cui non era stata menzionata la presenza di un vincolo, che poi, qui problemi nei problemi, c'è la questione della prelazione in caso di compravendita, perché poi va comunicato nei modi e nei termini di legge alla competente sovrintendenza, cioè, che poi è una prescrizione, sì, è una prelazione rovescia, è postuma. Qui Sì. ora, se tu vuoi intervenire, Ha proprio due parole perché diciamo non ok. attengono al nostro focus di oggi, però effettivamente nel momento in cui io stipulo l'atto, a quel punto è come se ci fosse una sospensione dell'efficacia dell'atto, perché si deve dare il diritto allo Stato, alla sovrintendenza, di valutare se comprare alla stessa somma pattuita nell'atto di compravendita. Quindi, e peraltro a pena di nullità, quindi la compravendita è nulla se non viene data, non viene notificata alla sovrintendenza l'atto di compravendita stipulato, che quindi la cui efficacia si sospende per il periodo per l'esercizio di questa attività. È una cosa molto delicata perché può emergere magari anche a distanza di tempo, e come diceva Carlo, non è che il fatto che magari nel precedente atto di compravendita non era menzionata questa circostanza salva. Quindi è meglio, come diceva Carlo, farsi venire un dubbio in più anziché un dubbio in meno. E questo uno appunto per la regolarità della compravendita, appunto, affinché la compravendita anche sotto questo punto di vista sia conforme, e così abbiamo anche citato compravendita conforme. E in secondo luogo anche perché poi devo sapere, quando andrò a realizzare gli interventi edilizi,
qual è il regime, perché, e torniamo, riagganciamoci a quello che dicevamo prima, mentre per la paesaggistica, ad esempio, col DPR 31 sono state liberalizzate alcuni interventi, quelli sub Sì. lettera A per Ora, intenderci, ora ti quindi entra sotto gamba, eh, a eh, partire dall'aprile del certo, 2017, cioè non certo, è che certo, è certo, stato fatto certo. un effetto, invece purtroppo è passato il messaggio a valore retroattivo, niente buono. Assolutamente, assolutamente Eh, no. Iniziano ad esserci un po' di sentenze che affrontano la questione, però non vi preoccupate, sulle belle arti non c'è mai stata e probabilmente mai ci sarà alcuna forma di semplificazione rilevante. Qualunque intervento va in procedura di autorizzazione del sovrintendente, non esiste una soglia di rilevanza o di rilevanza, quindi voglio spostare una finestra, voglio allargare una finestra di 10 cm, andate in sovrintendenza. Qui diciamo che forse per paradosso l'assenza di semplificazione rende tutto più semplice, perché dubbi non ci sono. C'ho un immobile vincolato, in sovrintendenza ci finisco sempre, mentre col sì, paesaggistico devo interpretare il punto A1, A2, B2, B3 del DPR 31 o i presupposti del 146 del 167 del codice dei beni culturali. Sugli immobili soggetti a tutela delle belle arti non c'è dubbio. Gli unici dubbi, così andiamo avanti, dove nascono? Nascono dal decreto di vincolo. Perché mentre in materia paesaggistica ormai i piani paesaggistici, gli strumenti di regolazione sono abbastanza chiari a livello prescrittivo e teoricamente dovrebbero restringere lo spazio per le sovrintendenze di fare osservazioni o prescrizioni poco pertinenti. In realtà qui la partita si gioca tutta non negli atti a monte, si gioca tutta nella iter di autorizzazione e questo a maggior ragione ci impone di farci assistere da professionisti tecnici che abbiano una formazione. E per formazione intendo formazione, non quello che millanta io conosco il sovrintendente, conosco l'ufficio, no, gente che ha una formazione specifica e che è in grado di presentare una pratica edilizia in sovrintendenza strutturata come si deve, con i presupposti storici, con l'inquadramento dell'immobile, con la corretta rappresentazione del render dell'intervento, con le corrette osservazioni e con la capacità poi ecco, soprattutto esatto, qui ti di parlare aggiungo, con la sovrintendenza nella stessa lingua, perché se poi ci muniamo di un tecnico che parla la lingua dell'edilizia, sarà un dialogo tra sordi nella quale tanto l'ultima parola ce l'ha la sovrintendenza e ci portiamo a casa un bel no. E vi dico, diciamo, anche contro la mia categoria professionale, provvedimenti negativi nel processo amministrativo è dura, perché il giudice amministrativo, quando si tratta di interventi su immobili oggetto di tutela delle belle arti, ci va con i piedi non di piombo, di più. esatto, ma condivido, ora anche qui il campo della discrezionalità purtroppo è soggettivo, può essere anche soggettivo alla sua incidenza ed è un po', come dire, antipatico perché, proprio perché è discrezionale, cioè qui la tecnica non c'entra, ma non solo. Abbiamo detto che lo scopo di questa parte seconda del codice dei beni culturali ex poi 1089 è appunto tutelare le caratteristiche tipologiche, formali, materiali, ma soprattutto il valore culturale può essere anche immateriale, cioè un immobile, tra l'altro un immobile dei primi del Novecento, che ne so, in quell'anno quel tale poeta è vissuto, ci ha scritto quella famosa poesia, quella è condizione sufficiente per dire fermi tutti, immobile notificato, vincolato, ovviamente trascrizione, e quindi ecco, c'è qualcuno e poi si può anche domandare ma come mai è vincolato e perché? Ecco, questo è un po' il primo punto. Allora, consigli, e qui rafforzo quello che hai detto. Consigli è fare le visure ipotecarie, perché se c'è una trascrizione lì la vedo e state pur certi che ci sono. Magari spingersi anche oltre, diciamo in epoca risalente 39 e vedere negli atti, anche negli atti notarili, quindi archivi notarili, perché prima devo capire quali sono stati i passaggi, poi vedo le copie e leggo degli atti, perché possono comunque esserci stati casi di immobili che magari ancora la trascrizione non avveniva del vincolo, siamo ben prima del 39. Cioè, l'anno zero dei beni culturali non è il 39, io voglio passare questo messaggio. Ora qui probabilmente ci fosse Antonella, avrebbe Ci moltissimo da aiuterebbe. aggiungere. Esatto, la prossima volta Antonella, guarda, te lo ripeto, preparati. Antonella, te lo dico pure Però io, è non ti conosco, ma esatto, è molto preparata, molto competente.
Ti dico che in materia dei beni culturali è un ambito appunto che vuole tutelare e preservare la cultura, il valore in questo senso. Ed ecco che bisogna tutelare anche gli aspetti tipologici, materici, quindi anche imbiancare una stanza, non è che puoi usare quella bellissima vernice al quarzo, così, no. Ti devono dare anche la prescrizione, guarda, usa la vernice ai silicati, usa tonalità terrigene piuttosto che queste. Possano, eh. Uno dice come per imbiancare una stanza? Eh sì, i lavori, te dicevi, tutti, anche lo più banale, l'edilizia libera col glossario, libera da un punto di vista edilizio, ma dei beni culturali è una galassia a parte. Allora, prima parlavamo del regime sanzionatorio, anche io ti confermo che è un regime sanzionatorio a parte, fondato su questioni puramente discrezionali, perché c'è da valutare se c'è o meno la lesione del valore culturale, ma c'è di più nel testo unico quando ci sono diciamo illeciti, difformità compiute su immobili di un certo tipo, centri storici, eccetera, comunque a maggior ragione può essere chiesto il parere della sovrintendenza perché il centro storico viene riconosciuto di fatto come, ancorché non vincolato, ma meritevole di un occhio, di un'attenzione in più. Ecco, questo è per dire, attenzione che i link fra sovrintendenze dei beni culturali non finiscano nel codice, ma ogni tanto c'è dei link di atterraggio e di decollo. Allora, a questo punto, regime sanzionatorio, Andrea, La domanda che dici, ci facciamo... dacci le brutte notizie. Allora, Cosa diciamo, ne succede a chi abbiamo, fa illeciti, difformità e abusi? abbiamo, diciamo, di buone e di brutte. In questo caso, partiamo dalla buona notizia, è che mentre sul immobile oggetto di vincolo paesaggistico, per intenderci quelli che sono soggetti al regime autorizzatorio del 146, l'articolo 167 prevede che a cose fatte il titolo postumo non si può rilasciare se non per le minuzie del commi 4 e quinto dell'articolo 167, ma sappiamo che si tratta veramente di poca roba e sulla quale poi l'interpretazione del Ministero della Giurisprudenza è molto restrittiva, quindi veramente non deve esserci aumento di superficie e volume, non si deve vedere da fuori, insomma, parliamo veramente di... Entro sagoma, praticamente, sotto Esatto. pelle. Esattamente, non si deve vedere, diciamo, occhio non vede, sovrintendenza non duole. Per quanto riguarda gli immobili oggetto delle belle arti, ecco qui uno spiraglio si apre, perché come è stato osservato in alcune sparute decisioni del giudice amministrativo di diversi anni fa, il divieto di titolo postumo è un'eccezione alla regola generale, perché generalmente è possibile autorizzare qualcosa dopo che sia stato fatto. Questo non è possibile quando ci siano norme che lo vietino espressamente, ad esempio l'articolo 146 e 167 del codice dei beni culturali. Per quanto riguarda le belle arti, l'articolo 21 è vero che dice, 20 e 21 è vero che dicono occorre chiedere l'autorizzazione per realizzare l'intervento, però la parte sanzionatoria, l'articolo 160 del codice dei beni culturali, non prevede espressamente il divieto di un titolo postumo perché afferma che se viene realizzato un intervento e se per effetto di questo intervento si è procurato un danno, la soprintendenza valuta la rimessione in pristino oppure una sanzione. Quindi non è obbligatorio l'esito della rimessione in pristino, mentre nel caso dei beni soggetti a vincolo paesaggistico, la sovrintendenza non ha spazio per dire ma no, quell'apertura di quella finestra mi garba, come direste in Toscana, o quella superfetazione non disturba il paesaggio. Magari è un intervento che poteva essere autorizzato ex ante e lo autorizzo ex post. In paesaggistico questo è escluso, salvo appunto Esatto. quella roba sottopelle di cui dicevamo prima. Sì, diciamo, questo i giro di vite l'hanno fatto nel 2006 con decorrenza o comunque Esattamente, che poi magari posticipato al 2008. un'altra volta ci soffermeremo pure sul paesaggistico su questo aspetto, perché poi c'è tanta giurisprudenza che sta iniziando ad interrogarsi su questo spartiacque del correttivo del 2008, da che momento ha effetto. Però, diciamo, tornando a bomba, diciamo, sul nostro problema del bene culturale, non con una bomba sul bene culturale, se l'intervento non è stato, diciamo, deflagrante, la sovrintendenza può stabilire di non applicare
la sanzione ripristinatoria, ma di applicare una sanzione pecuniaria. E anche qui, sulla sanzione pecuniaria che arriva fino a, diciamo, prima della registrazione, fino a 36.000 euro, o insomma, comunque parliamo di sanzioni elevatissime, in quel caso anche lì parlare con la sovrintendenza nel procedimento può essere molto importante, perché come per tutte le sanzioni pecuniarie, ciò che conta è il rispetto della proporzionalità, della ragionevolezza. Quindi ovviamente la sovrintendenza dovrà fare una valutazione sulla irreversibile trasformazione del bene, su quali componenti strutturali, edilizie o di rappresentazione del valore culturale che si è ormai immedesimato nell'immobile, appunto la casa del poeta, sia stata lesa, e verificare quindi il danno procurato al bene culturale, quindi con la combinazione di una sanzione, fermo restando che a livello penale le sanzioni partiranno comunque sia che si ordini il ripristino, sia che il ripristino non sia ordinato. Quindi attenzione, c'è una strada. In questo caso, ad esempio, se volessimo immaginare un intervento con un accertamento di conformità ex articolo 36 o una cosiddetta scienza sanatoria ex articolo 37, prima andiamo in soprintendenza, perché ovviamente questi due titoli non potranno formarsi se non ho prima acquisito l'autorizzazione in sanatoria. Segnalo peraltro che il fatto che le norme non siano così chiare nell'ammettere o nell'escludere l'autorizzazione delle belle arti in sanatoria determina addirittura diciamo dei dubbi da parte di alcune soprintendenze, tant'è che mentre alcune soprintendenze, la maggior parte, riconoscono l'autorizzazione belle arti in sanatoria, alcune soprintendenze, recentemente mi è capitato di leggerlo, dicono poiché non c'è scritto da nessuna parte, poiché non ha una norma analoga all'articolo 36 del testo unico dell'edilizia, nego l'autorizzazione postuma e impongo comunque il ripristino. Ecco, questi sono provvedimenti che sono aggredibili sicuramente, tenendo in considerazione che però quando poi andiamo ad aggredire sappiamo bene che l'effetto positivo che si potrà avere sarà il mantenimento della modifica fatta al bene culturale con l'applicazione di una sanzione, quindi questo è molto importante. Sì, si pone il problema qui che magari illeciti, difformità e peggio ancora abusi compiuti su questo tipo di immobile non sia reversibile, cioè facciamo un esempio banale, immobile palazzina del 300, no? Al piano terra c'è un ristorante, c'era un muro portante che dava fastidio, va bene? Hanno fatto la cerchiatura, per carità, quindi strutturalmente non c'è niente da eccepire, però mi hanno levato un bel muro di 50 centimetri fatto bello a filaretti, di un materiale locale, con una tecnica costruttiva locale, magari talmente rara e talmente persa, non si trova più le maestranze che comunque saprebbero ripristinare quella tecnica, non so, filaretti, mattoni o pietre tagliate in un modo, disposte in un modo, con una malta che è una malta specifica della zona che usa. Ecco, una volta ti ha buttato giù una roba di genere, o rimettila, rifalla, guarda, cioè, lì siamo a rifare un intervento di restauro quasi col cucchiaino, è una roba veramente, è da restauro, lì non sei più nell'edilizia, sì, sai veramente come operare, ripeto, io torno sempre a fare l'esempio, Palazzo Vecchio, la Reggia di Caserta e il Colosseo, cioè, operi con questo tipo di immobili e devi avere questo approccio. E qui ora mi viene a mente anche un'altra cosa. Molto spesso conversando con qualche collega, qualcuno dice: no, ma io guardo i piani regolatori, se quali sono gli immobili, e io dico sì, dei buoni piani regolatori recepiscono magari per completezza, fanno una tavola dei vincoli, mettono vincoli puntuali, magari i comuni, le grandi città che hanno sistemi informativi più avanzati hanno preso il materiale della sovrintendenza, lo hanno convertito, digitalizzato o semplicemente importato. Ora, ti testimonio, dalla Toscana abbiamo un livello, un SIT regionale avanzatissimo e molti comuni cosa fanno? Nel fare piani regolatori, piani strutturali, li incorporano e li mettono anche qui, però torno a dire sì, lo incorporo, magari l'ho fatto 3-5 anni fa, ieri notte hanno fatto un nuovo decreto su quell'immobile, ecco perché sì, va bene, date un'occhiata ai piani, incrociare dati non fa mai male, ma andare a vedere se e come, quando, perché sono stati messi vincoli, vanno visti anche su altre banche dati, ripeto, le trascrizioni. Poi le sovrintendenze molto spesso hanno degli schedari specifici, magari sono cartacei, non tutte hanno un qualcosa di digitale. La Toscana ce l'ha,
Per cui questo, ora, non ho esperienza fuori Toscana a livello di sovrintendenza, per cui non posso, non mi voglio esprimere. La Toscana ha un ottimo livello di sistema informativo in cui insomma c'è una scheda puntuale, hanno imparato, certo sì, no. Ecco perché comunque sia il consiglio che possiamo dare in questa sede è: consultate più banche dati, più sistemi informativi territoriali, pubblicità immobiliare come se non ci fosse un domani, incrociare tutto e vedere se c'è una continuità di questi provvedimenti. Cioè, c'è proprio la scheda che è contenuta in Gazzetta Ufficiale del 1959. Ecco, di questo si ragiona. Hai detto benissimo prima, molto spesso il decreto di vincolo è quanto? 5 righe, una frase così generica con una scheda allegata, forse c'è Di una foto, ricognizione forse non c'è neanche storica, sì, quella. sì, 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 sì. Sì, esatto. Poi c'è anche roba fatta veramente. Ho visto anche dei materiali sulle ville storiche. Ora, a Toscana, l'Italia è piena, non si può dire, se no sembra Toscana, Toscana. No, Toscana ne abbiamo tante, ma Lazio, Campania, Veneto, Piemonte, cioè, siamo stracolmi di ville anche e di immobili notificati in territorio aperto. Motivo per cui ti posso testimoniare che, per quello che ho visto in Toscana, ci sono anche delle bellissime schedature e attività ricognitive ai fini dei beni culturali, sono dei fascicoli, sono dei capolavori, ma veramente, sono tesi di laurea vere e proprie. Allora, dai, questo era un po', diciamo, il lato urbanistico. Ti ridò la palla. Diciamo, l'ultima buona notizia che cerco di dare, prima abbiamo detto che la giurisprudenza su questa discrezionalità è un po' timida, mettiamola così, visto che parlo pubblicamente, parlo di timida, ma recentemente su un tema specifico, quello del cambio di destinazione d'uso, si vede un po' la luce, nel senso che, come sappiamo, chi ha un bene vincolato ha da un lato una grande fortuna, dall'altro deve essere anche messo in condizione di sfruttarlo economicamente, sia pur nei limiti del rispetto del valore del bene. Ecco perché i TAR ultimamente iniziano a colpire quelle soprintendenze che dicono dei no un po' troppo automatici, un po' troppo faciloni, potremmo dire, nel quale il classico provvedimento stampone. L'intervento proposto che è relativo alla modifica di destinazione d'uso del piano terra da privato ad aperto al pubblico, se è in contrasto con la tutela monumentale del bene. Ecco, iniziamo a vedere delle belle sentenze davvero, che si oppongono a questo modo un po' troppo talebano, per così dire, di ragionare. Tra queste segnalo una sentenza abbastanza recente del TAR Lazio, che era relativa a Piazza Navona, quindi insomma un contesto urbano di particolare pregio, una delle piazze più importanti di Roma, Del ed è la mondo, sentenza. direi. Se avessi detto del mondo poi sarebbe sembrato troppo romanocentrico. Vabbè, l'ho Tu detto lo, io, tu lo dalla dici, Toscana. esatto. In Ed è la fondo sentenza. siamo tutti un po' romani, eh? Tutte le strade portano a Roma. Ed è la sentenza 5541-2018. Cosa era accaduto? Ve la racconto molto molto brevemente. Che un istituto privato che aveva al piano terra un'ex mensa di una scuola sostanzialmente, su Piazza Navona, cosa fa? Propone un intervento per modificare questo piano terra da mensa ad uso interno della scuola per destinarla ad un'attività di somministrazione aperta al pubblico su piazza, su pubblica via. La sovrintendenza fa un provvedimento dove, visto questo immobile evidentemente stravincolato, evidentemente, così come è vincolato il contesto nel quale si inserisce, all'interno dell'area UNESCO del Comune di Roma, e cosa dice sostanzialmente che l'intervento progettato sarebbe lesivo del valore tutelato dal vincolo, che il passaggio da un utilizzo interno ad un utilizzo esterno lederebbe la tutela monumentale del bene. Ecco, il TAR Lazio interviene con una bellissima sentenza, quello che vi ho riferito prima, dove afferma che non è anche ai fini di una lettura costituzionalmente orientata della norma, ossia che tuteli anche il diritto di proprietà e di iniziativa economica, afferma al TAR Lazio che il divieto di un certo uso
può essere opposto soltanto se effettivamente, in base a circostanze concrete, sia incompatibile con la tutela sotto il profilo storico-artistico del bene o possa comportare un pericolo per la conservazione. E quindi occorre una motivazione che sia molto adeguata e che bisogna documentare, la sovrintendenza deve documentare come quell'uso determina un pregiudizio alla conservazione e la fruizione del bene, oppure la sua incompatibilità. Ecco che, e questo è un passaggio, segnatevelo come si suol dire, osserva il TAR Lazio in termini generali che la destinazione all'attività commerciale, quindi la destinazione all'attività commerciale, non è di per sé incompatibile con la tutela di un bene vincolato e anzi, bellissimo passaggio che sottolineerei 4 volte, addirittura è idoneo un utilizzo commerciale a consentire una maggiore fruibilità pubblica del bene, perché tra l'altro un bene che è aperto al pubblico, sia pur per fini commerciali, è più godibile dalla generalità delle persone che non di un bene che resta nell'uso esclusivo di una congregazione, di una scuola o di chi per essa. È una sentenza Tra l'altro, veramente interessante perché su Roma condivisibile. quindi, che diciamo speriamo che ispiri nuove decisioni, perché mi è capitato invece di imbattermi in giudici che ritenevano che la trasformazione di un box privato in attività commerciale all'interno di un immobile vincolato fosse lesiva della tutela del bene, anche perché, e così chiudiamo, ricordiamoci che nel dialogo tra l'interessato e la sovrintendenza c'è un bellissimo strumento di amministrazione che sono le prescrizioni, ossia non esiste bianco e nero. La sovrintendenza ha una scala di colori e non di grigi con la quale tutelare il bene e ad esempio sicuramente è legittimo prescrivere ad esempio che un certo locale ancorché aperto al pubblico non possa essere destinato, dico per dire, a fast food o a esercizio di grande distribuzione e invece debba essere destinato per tutelare il valore storico del bene a soltanto attività di un certo tipo, oppure che debbano essere conservati gli arredi, cosa che accade spessissimo per le antiche farmacie. È chiaro che non posso imporre al privato di continuare ad esercitare una farmacia in un luogo dove magari questa attività non è più remunerativa, ma posso magari tutelare determinati arredi, quindi la sovrintendenza può limitare l'utilizzo, ma quello che ormai si sta superando, e per fortuna, è l'idea della tutela del bene culturale freezer, per così dire, Sì, nella quale con- è impedito al proprietario qualunque utilizzo che non sia la conservazione dello status quo ante. Utilizziamo un parolone, ma insomma ci siamo intesi. E quindi speriamo che l'interpretazione che si affermi sia questa, ma è anche importante che chi si interfaccia, e quindi torniamo a quello che dicevi all'inizio, l'importanza di avere un professionista preparato e colto sulla materia, che chi si interfaccia con la sovrintendenza dialoghi con la sovrintendenza di accorgimenti e prescrizioni. È lì che si gioca la vera partita autorizzatoria per gli interventi sui beni culturali. esatto. E aggiungo, se posso, che quando viene proposto un intervento alla sovrintendenza, bisogna ovviamente motivarlo, bisogna dimostrare veramente la compatibilità o magari anche delle soluzioni, come dire, alternative, cioè voi avvocati direste indenegare questa versione, siamo disponibili a fare un'altra, cioè ti propongo non una, ma 3 soluzioni, quale mi autorizzi fra queste? Ecco, è una qualche collega che ho visto lavorare da questo punto di vista, ha lavorato in questo modo, come dire, non aspetto di avere magari la bastonata da questo punto di vista sulla unica soluzione, ne presento più di una alternative, vediamo se fra queste c'è quella che magari è più compatibile fra le altre. Poi magari certamente si aggiungano le prescrizioni. Tra l'altro lo strumento delle prescrizioni, secondo me, potrebbe essere un valido strumento come dire, per conciliare entrambe le posizioni opposte, perché effettivamente ora i centri storici, diciamo così, questo tipo di immobili si trova concentrato prevalentemente nei centri storici. Se vogliamo davvero riutilizzare i centri storici, visto anche che l'attività commerciale ora con la grande distribuzione da una parte e con l'e-commerce e digital dall'altra, cominciano a vederla magari insomma, a vederla un po' maluccio. Allora bisogna giustamente iniziare ad ammorbidire la rigidezza, come dire, interventi, diciamo, che, anzi, usi
non compatibili in maniera proprio rigida, alla fine porta il privato a non poter utilizzare l'immobile e quindi alla fine poi che vantaggio c'è per la collettività? Perché abbiamo tessuti come centri storici che poi si spopolano e quando hanno perso, difficile ripristinare e riportarli a una attività come prima, perché poi l'attività commerciale c'è tutte le questioni di avviamento, insomma, si va veramente, e qui sempre a livello pianificatorio, vogliamo guardare un po' più in là, a livello che strategia e che visione abbiamo di di queste parti di territorio, soprattutto le zone A, i centri storici, perché è lì che si concentrano, anche per proporre i futuri investimenti immobiliari, che visione abbiamo di queste aree. Ecco perché mi sembra di condividere questo piccolo cambio. Ho letto anch'io di sentenze in cui viene chiesto di motivare adeguatamente il diniego o comunque la risposta che viene data al cittadino quando chiede l'autorizzazione su questo tipo di immobili. Ora qui, anche qui, poi l'adeguatezza, siamo sempre nell'ambito discrezionale e allora l'ambito discrezionale sui valori architettonici, storici, culturali, insomma, non è Certo, proprio semplice. non è semplice, diciamo che l'importante guardando un provvedimento di questo tipo, quando è che immaginare di poterlo contestare, è quando c'è scritto poco, perché evidentemente quanto più c'è discrezionalità, questo diciamo è il mio cavallo di battaglia, tanto più sale la discrezionalità, quanto più deve salire la motivazione. Facciamo un esempio. L'ordine di demolizione perché l'opera è abusiva, non è che c'è bisogno di scrivere molto. È violato l'articolo XY dell'NTA del PRG, punto, è sufficiente. La stessa frase messa nella materia della tutela delle belle arti, scrivere l'intervento proposto risulta incompatibile con la tutela monumentale del bene, che è una frase standard stampone che troviamo da Trento a Lampedusa probabilmente, è una frase del tutto Come, insufficiente. come nelle Ecco, davanti. osservazioni ai piani regolatori, eh? Esattamente, esattamente. Cioè, davanti ad una frase di questo tipo, lì veramente c'è la lesione del diritto del privato ad avere una risposta piena, perché poi esiste un altro strumento che è il dissenso costruttivo che hanno le soprintendenze, ossia no, ma ci deve essere un modo, è chiaro che se io sto proponendo la demolizione del Colosseo è no, con 3 punti esclamativi, ma se io sto proponendo la riconversione di X metri quadri di un immobile da residenziale a commerciale o da residenziale ad uffici o da residenziale a qualcos'altro o insomma, un passaggio di categoria, la risposta non potrà mai essere no. Deve essere no perché, no ma con questa prescrizione. Ecco, quando mancano questi elementi allora c'è spazio ormai per muoversi e contestare questa impostazione delle sovrintendenze. Fermo restando che credo sempre che quando ci si immunisce a monte di bravi professionisti e bravi tecnici, poi non servirà l'avvocato, quindi questo diciamo lo dico a mio Contro il tuo discapito. interesse. Contro ogni mio interesse, trovate un professionista tecnico capace che sappia parlare la stessa lingua con la sovrintendenza, perché probabilmente, salvo casi di funzionari che esercitano il ruolo di sovrintendente in maniera un po' troppo integralista, ecco, forse si può trovare una mediazione e si riesce a mediare molto banalmente, chiudiamo con un po' di una citazione dotta, tra l'articolo 9 della Costituzione e la tutela del patrimonio culturale e l'articolo 41, quindi l'iniziativa e la proprietà privata economica, che sono dei valori entrambi importanti e quindi esiste un punto di contatto e come diceva Carlo, qui sta l'importanza anche dell'urbanistica in senso lato. Se noi conciliamo questi due valori, diamo respiro alle città e ai loro centri storici, altrimenti li abbandoniamo al nulla, alla disperazione e poi l'abusivismo che neanche riuscirà ad entrare sotto il controllo delle sovrintendenze, perché chiaramente mentre chi vuole fare qualcosa regolarmente chiede i titoli, chi vuole fare le cose regolarmente i titoli non li chiede e spesso nemmeno rientra sotto la scure del controllo. Questo, diciamo, è Esatto, l'auspicio. esatto, hai perfettamente ragione. Eh, mh, guarda, ma hai toccato un punto che è quello di agire prima, lavorare prima, fare degli attenti studi di valutazione, di inquadramento dell'immobile da un punto di vista di valore culturale
proporre in maniera intelligente il progetto e quindi dimostrare la compatibilità, la tutela, ma anche quelle che in urbanistica si chiamano misure compensative, come dire, magari la compatibilità so che non la rispetta al 100%, però guarda, intervengo per garantire una tutela pari o superiore a quella che magari va. È un po' come nella prevenzione incendi, e la prevenzione incendi molto spesso fa a cazzotti con i beni culturali, perché ti chiedano interventi e opere che però contrastano con gli immobili notificati. E allora cosa si fa? Si fa appunto delle misure compensative. Non posso mettere in atto certe misure protettive e preventive, ma allora però in cambio come una bilancia, no? Con questa bilancia ti do, che ne so, potenzio gli impianti, potenzio i sistemi di rilevamento fumi e incendi, si studia soluzioni tecniche alternative, ma che comunque sia vanno a bilanciare quel livello di non compatibilità perfetta che non si può garantire. Roma, ma anche Firenze, Milano, abbiamo magari il classico locale disco pub al piano terra ad un palazzo del 300, no? Con tutte le belle volte. E lì come intervieni? Non è che puoi sbudellare un immobile anche per garantire le vie di fuga, le barriere architettoniche, cioè anche lì c'è la deroga, perché? Perché in questo caso bisogna fare una scelta fra un valore e l'altro. E qui, ecco perché dico, io vedo anche in questo nuovo lineamento che hai appena spiegato, secondo me anche qui vedo un ribilanciamento a favore del cittadino, anche qui con il buon senso, perché eh, ci sono degli usi che sono completamente incompatibili con l'edilizia storica. Noi abbiamo un enorme patrimonio storico, poi a Roma poi avete roba che comunque a strati, no? Piano terra, seminterrato romano, piano primo, alto medioevo e via dicendo. E alla fine L'esempio, abbiamo. diciamo, più eclatante è il teatro di Marcello, insomma, dove al piano terra sembra il Colosseo e poi salendo ci sono le case, voglio dire, quindi probabilmente quello, adesso è una battuta ovviamente, con certi atteggiamenti della sovrintendenza, l'utilizzo dei piani sopra le volte a residenze, che è accaduto nel Medioevo, evidentemente non era compatibile con la tutela monumentale del bene. Quindi delle volte anche la possibilità di una tutela dei beni culturali che ne consenta un utilizzo conforme ai tempi, il che non vuol dire abbandonare il bene culturale, ma conforme ai tempi vuol dire consentire che il bene possa continuare a vivere, è importante, perché se oggi abbiamo un convento, adesso facciamo un esempio, dove non ci stanno due suore, tre preti, perché ormai diciamo la crisi delle vocazioni, il cambiamento dei tempi, e la sovrintendenza nega a chi voglia prendere quel complesso per riconvertirlo a residence o a centro congresso o qualcos'altro, perché non è in linea questo utilizzo con la storia identitaria del bene, sarebbe un provvedimento evidentemente abnorme, perché quel bene comunque è destinato a proseguire a essere utilizzato come lo è stato storicamente. È un esempio estremo, ma che ci aiuta a comprendere come la tutela del bene culturale, come dicevo prima, non può essere un freezer, deve essere un allineamento e una mediazione necessaria che consenta la tutela del bene, ma anche la sua valorizzazione. Ok, ok. Allora ti aggiungo anche come adeguare anche con dei semplici interventi da un punto di vista impiantistico appartamenti situati in immobili notificati alle belle arti. E lì la tecnologia va avanti, sistemi di risparmio energetico, di ottimizzazione, che poi come si conciliano, come si scontrano con la tutela, perché quanto impattano e via dicendo. Facciamo un esempio pratico, allora. Magari si sta parlando di palazzi, Palazzo del 300, dove però è impossibile mettere sistemi, ovviamente il fotovoltaico ce lo dimentichiamo, ma anche mettere sistemi a pompe di calore in facciata, nella chiostrina, insomma, anche l'innovazione tecnologica, gli impianti, l'adeguamento
magari negli anni 60 non stava da guardare tanto per il sottile, trapanavano questi palazzi da parte a parte, gli mettevano i sistemi, i radiatori in ghisa, quelli che poi fino agli anni 80, ora non in ghisa, ma insomma con sistemi a radiatori fino agli anni 80 sono andati, anche anni 90, però sistemi a pavimento radiante te li scordi, cioè hai comunque un freno anche per quegli interventi che poi saranno di adeguamento, miglioramento e di anche di risparmio energetico. Ecco perché alla fine poi non è solo una questione urbanistica, ma è proprio anche di destinazione d'uso, ma è proprio anche aspetti semplici di vita quotidiana e di utilizzo quotidiano di questi tipi di immobili che diventa un po' limitante. Ecco, altra cosa che mi hai fatto venire a mente è che questo tipo di immobili merita appunto questo tipo di tutela. E prima si parlava del fatto che devono esserci i professionisti qualificati, ma devono essere specializzati, ma davvero in questo caso professionisti che si approcciano con questo tipo di immobili devono avere ovviamente una preparazione architettonica, strutturale, perché questi edifici, oltre che valore storico, culturale, hanno anche in genere una delicatezza strutturale. Brian, che saluto, mi ha detto, una volta facciamo un video e disse, guardate, lui opera a Pisa, e ha detto, guardate che anche qui, quando un semplice intervento, no, non è che ci si può andare con il martello compressore e far vibrare un palazzo che alle murature di pasta frolla poco ci manca, cioè bisogna andarci quasi col cucchiaino, ma delicati. E ripeto, anche un intervento banale, una cosa da poco, e bisogna andarci veramente cauti con questo tipo di immobili. Altra cosa, correggimi, hanno però, fra, diamo anche qualche buona notizia, hanno un regime agevolato da un punto di vista fiscale IMU, questo sì, c'hanno una riduzione, ora non voglio dire una cosa per un'altra, qui ci sono fiscalisti, però ecco, fra i vari pregi ci mettiamo appunto il fatto che godano di una attenuazione da questo punto di vista. Allora, Andrea, un po' per tirare le fila. Ah, a proposito, aspetta, vincoli indiretti, non l'abbiamo detti. Ne Ecco, parliamo tra un'altra questi, volta perché siamo già magari a un'ora. ne parliamo un'altra volta, però è un tema al quale fare molta attenzione. Insomma, delle volte, così lo accenniamo e creiamo un po' di suspense per la prossima volta, non basta vedere se il mio immobile è vincolato, magari ho un immobile orribile, come ce ne sono in prossimità di immobili vincolati, ho una palazzina anni 70 in prossimità del Colosseo, ce ne sono, giuro, e, e in quel caso anche gli interventi su un immobile che di per sé non è vincolato subisce delle azioni, così come facciamo Aspetta, Andrea, eh, Andrea, è che le palazzine di quelle fatte a insaputa? no, 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 no. No, no, no. Te la sei cercata? No, assolutamente. No, diciamo, però tra l'altro quella palazzina è di quell'epoca lì, tra l'altro. È vero, Ok. hai ragione, guarda, hai detto una cosa, quella palazzina lì, non facciamo nomi o altro, ma chi Ah, voleva voluto capire ha compreso, quella palazzina in specifica, in prossimità del Colosseo, è una palazzina degli anni mm. 60-70. Oppure, parlando di altro, c'è l'ipotesi degli interventi che incidano su spazi pubblici all'interno dei centri storici. Questi si presumono essere vincolati ai sensi dell'articolo 10,4 lettera G del testo unico dei beni culturali, e anche in quel caso ci si deve preoccupare di passare in sovrintendenza. Sono dimenticanze che poi sono gravi, ecco, quindi attenzione, quindi ne parliamo un'altra volta, magari anche con l'architetto Antonella, se ricordo bene, Sì, che hai Antonella di citato. Che... nome, gli si manda l'invito e ci si fa testimoniare con dei casi concreti. Allora, Assolutamente, assolutamente. siamo alla chiusura, ovviamente i tuoi riferimenti, sito. Allora, Andrea Di Leo con il mio nostro team Legal Team, e il sito è legal-team.it, e poi potete seguirmi su Facebook e su LinkedIn, e ogni tanto diciamo, diamo qualche notizia in materia di urbanistica, edilizia, ma anche appalti pubblici, e poi abbiamo anche degli scambi diciamo, di opinioni con Carlo e con altri professionisti che arricchiscono il dibattito.
Molto bene, i miei riferimenti col blog studiotecnicopagliai.it, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, canale podcast su Spreaker, iTunes, Spotify e le migliori app che ci sono sugli smartphone. C'è nient'altro, non ci siamo dimenticati niente perché poi C'è il mondo, però volendo sì. abbiamo Però ecco, tempo. chiudiamo però con un messaggio. Sugli immobili notificati e vincolati alle belle arti, l'edilizia non è libera. Assolutamente. Prendete il glossario, lo buttate nel cestino perché lì non vale. Si può dire questo. Quindi Assolutamente. se vi venisse in mente di pigliare e dare una bella mano di imbiancatura degli affreschi in camera, ecco, no, non è proprio il top. No, ma il bello è che sono successi casi di questo tipo, te lo posso testimoniare. Dai, allora, ci diamo appuntamento ad altre puntate, altri Prossimamente, argomenti. e grazie a tutti per l'ascolto, grazie a te Carlo per l'ospitalità sui tuoi canali e alla prossima. Bene, saluto anche da parte mia. Al prossimo video, prossimo podcast o qualunque contenuto e forma che faremo, ok? Ciao Andrea, grazie ancora. Saluto da Carlo Pagliai. E Andrea Di Leo. Ciao Carlo. Alla prossima. Ciao a tutti.